Un bel corpo perisce, ma un'opera d'arte non muore mai. Non è un caso che fu proprio Leonardo da Vinci che a Firenze visse una parte fondamentale della sua vita a lasciarci questa massima. Un uomo divenuto immortale grazie al suo genio e grazie alle sue opere. Siamo qui oggi infatti in un posto fuori dal tempo, proprio perché gli artisti che hanno scolpito tutto questo potranno essere dimenticati e sparire dalla linea del tempo, ma tutto questo non sparirà mai. Mimesis, termine greco per imitazione. È questo che rende immortale l'arte, perché l'uomo con lo scalpello, con il pennello, con un violino, con carta e penna cerca di imitare se stesso, di creare qualcosa a sua immagine e somiglianza, una cosa che rimanga per sempre, rompendo i vincoli di una vita mortale. E ancor più, forse, l'arte resta immortale perché racconta l'uomo, assolutamente imperfetto nella perfezione dell'opera. Nella Pietà di Michelangelo, le proporzioni tra il corpo di Cristo e Maria sono sbagliate. Se fosse messo in piedi sarebbe troppo basso e se lo si guarda bene si può notare. Però questa imperfezione naturalistica serve a rappresentare perfettamente la passione del Figlio di Dio, rendendo in un tempo la realtà e la plasticità delle forme, la naturalezza e la fisicità dei corpi, l'eleganza e la maestosità delle proporzioni, la morte di Cristo e la santità silenziosa di Maria. L'imitazione imperfetta per rendere immortale, perfetto, drammaticamente umano, uno dei momenti biblici che è passato la storia. È difficile però, tramite la tecnica, l'ingegneria, trasmettere questa imperfetta immortalità, poiché la perfezione della meccanica lascia poco al lato umano dell'arte, quello dei corpi, quello dei problemi, quello degli errori. O forse no. Trying to fill that hole. Fill that hole. Feel my touch to reach the sunshine. Un po' di romanticismo qua dobbiamo concedercelo, è impossibile andare avanti senza. Allora perché non ammettere di essere imperfetti? Io sono così tanto imperfetto che questa è mia. Un sogno proibito di un bambino che è realizzato appena ne ha avuto l'occasione. Why shouldn't I? I'm a bad man. I'm bad. Guardatela, guidatela se potete. È inutile stare qui ad elogiarla e parlarvi di emozioni, sarei scontato a farlo. Eppure il guizzo di Giugiaro si vede, si sente in queste linee imperfette che ti scorrono dentro come scalpellate nel marmo. Come con Michelangelo possono sembrare degli errori, eppure grazie a queste scelte siamo ancora qui oggi ancora a parlarne, oltre 50 anni dopo.
Motore incredibile, dalle soddisfazioni infinite, un cambio che se coccolato ti sorride indietro, eppure anche quest'Alfa, a buon merito, forse una delle più riuscite, è frutto di un'imperfezione, di un errore, se così lo vogliamo definire, che in realtà alla fine è stata la sua più totale consacrazione. Il suo nome è Junior perché per costo, motorizzazione e caratteristiche doveva essere la porta d'accesso alla gamma Alfa Romeo, una vettura adatta ai giovani, Junior appunto. Una prima vera auto per iniziare la vita da alfista, una prima vera auto per entrare nella famiglia del Biscione. Fu ribattezzata però dal mondo Scalino per quello sbalzo che c'è tra il cofano e la calandra anteriore, che fu un errore tra la linea di progettazione e produzione. Infatti nel disegno originale lì doveva esserci una presa d'aria, come succedeva nei 1600, nei veloci, come nella Giulia Spider, però per motivi di costi si decise di tenerla così, con uno scalino, sperando poi di andare a recuperare in futuro. Invece quest'opera d'arte imperfetta, meccanicamente perfetta, si è meritata un posto immortale nella storia dell'automobilismo italiano, amata da tutti e tutte, da ricchi e poveri, da socialisti e conservatori, da chi preferisce la montagna e chi preferisce il mare. La sbagliata Scalino è diventata arte. Nel corso della sua più che centenale storia, Alfa Romeo ha creato spesso grandi macchine, poi poco fortunate sia in termini di vendita che di mercato, ma c'è una cosa che l'ha sempre caratterizzata, anche negli insuccessi. Era la voglia di sognare in grande, di lasciare un segno, di andare forte. Per intenderci, l'anno scorso, 2024, la Ferrari ha vinto a Monte Carlo e alla 24 ore di Le Mans. Un successo straordinario che non succedeva dal 1934, quando a fare questo mezzo miracolo era stata proprio Alfa Romeo. Un italiano vero. Oh, dove eravamo rimasti? Ah, sì. La storia di Ferrari è ben nota, mentre l'anima sportiva del Biscione ormai è un triste ed inflazionato mantra. La massima aspirazione raggiungibile da un uomo in fatto di automobili. Fu questa la sfida posta alla casa di Arese dagli organizzatori dell'Esposizione Universale di Montréal. Furono così realizzate 4 montrealine, 4 prototipi, ed infine si decise di portare lei. Inizialmente senza scopi commerciali, si pensava infatti fosse una semplice prova d'artista, ma l'interesse fu talmente tanto smisurato che si decise di metterla in produzione. Alfa Romeo si preoccupò di realizzare i telai, mentre carrozzerie ed interni furono affidati a Bertone. Se parliamo di meccanica invece, a sentirlo ora fa già venire i brividi. Un V8 strettamente derivato dalla 33 stradale, anche se si passa da un semplice 2 litri a un 2 litri e 6. In realtà però il motore viene leggermente addolcito, si perde infatti qualche cavallo, come si perdono i magnifici carburatori. Eppure quell'ambizione di creare la massima aspirazione raggiungibile da un uomo in fatto di automobili era stata perseguita, era stata raggiunta sotto certi punti di vista. Infatti la Montreal è diventata un'icona di design e di idee, e ancora oggi dietro al volante senti su qualcosa di supersonico. Quel rumore del V8 non ti fa per nulla rimpiangere i carburatori. Gira pulito, tondo, ti accompagna durante tutto il viaggio. Si sente subito che non è una super sportiva, ma non era questa la sua ambizione. Cioè doveva essere una macchina con cui girarci il mondo, girarci l'Europa, una macchina per fare invidia a tutti quanti. L'ambizione è sempre stata nel DNA di Alfa Romeo. Era questo che dava vita alla meccanica dell'emozione. La voglia da parte di ingegneri, designer, tecnici, meccanici, operai di fare ogni volta qualcosa di grande, qualcosa che fosse umano come loro. Molti dicono che Alfa Romeo poi è morta nel 1986, quando venne acquisita dalla Fiat. Altri dicono che invece è stato il passaggio a Stellantis a mettere un punto alla tradizione del Biscione. La verità forse è semplicemente che adesso questo tipo di idea industriale, tanto problematica quanto artistica, ha più poco senso. Negli anni sono stati fatti tanti modelli riusciti, sì, utilitarie,
ma non paragonabili a quelli che abbiamo appena visto ora. La 159 è la Mito, la 146 è la Giulietta, per esempio. Macchine che hanno fatto successo, ma che non vengono considerate al pari, perché ormai quelle opere d'arte meccaniche non hanno più senso. Ma poi nel 2016 Alfa Romeo decise di tornare a fare sul serio. Dopo anni di modelli poco riusciti, arriva qualcosa che riaccende quella scintilla che aveva reso il marchio una leggenda. Un progetto completamente nuovo, pensato per riportare il piacere di guida vero, quella sensazione che molti pensavano fosse sparita per sempre. E per dimostrare a tutti che non si trattava solo di marketing, ne fecero una versione estrema, con una potenza che non si era mai vista su un Alfa moderno. Una dichiarazione d'amore a tutti gli appassionati del marchio e a tutto l'automobilismo mondiale. Un progetto però che non ha mai riscosso un grande successo a livello di mercato, che non ha mai conquistato la sua categoria. Dopo più di 20 anni, il Biscione era tornato a creare una trazione posteriore che fosse al centro del progetto industriale. Una berlina veramente dal cuore sportivo, che ha riscosso premi e successi in tutto il mondo. Il progetto 952, quello era il codice originale, per riportare Alfa Romeo alla ribalta con la Giulia. Eppure stiamo parlando di una macchina nella versione base del 2016 da 136 cavalli derivata direttamente dalla quadrifoglio, cioè la sorella maggiore dannatamente pompata. Gli ingegneri in Alfa, infatti, progettarono prima questa versione, quella da 510 cavalli, con un motore V6 che risale in certi aspetti al progetto sviluppato da Ferrari per la famiglia dei V8 F154. Un sogno quasi, che aveva dimostrato quanto i tecnici del Biscione credessero ancora ed amassero le loro creazioni, quanto fossero ancora legati all'umanità del proprio marchio. Quando Alfa Romeo dovette adeguarsi al mercato e andare a creare il suo primo SUV, creò il miglior SUV che si sia mai visto sulla faccia della terra, per stile e piacere di guida, appunto lo Stelvio, in totale contrapposizione con quelle che erano le indicazioni del mercato e dei consumatori. Pronto? Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Appunto, sì, nel 2020 poi un'altra notizia folle, la presentazione della GTA e della GTAM, delle quadrifoglio ancora più estreme per prestazioni, allestimento, a taratura limitata, un omaggio alla Giulia GTA del 1965, una Gran Turismo alleggerita, una scultura per la pista, preparata per attaccare l'asfalto, un'opera d'arte sulle strade cittadine, un pennello tra i passi di montagna. Nonostante tutte le cessioni, i cambi di linea, i fallimenti ed i modelli bocciati, lo spirito che nel 1910 diede vita all'anonima lombarda Fabbrica Automobili con il giustapposto Romeo, aggiunto solo dopo l'acquisizione dell'ingegner Nicola Romeo, lo spirito che portò il Biscione a vincere il primo campionato automobilistico della storia, 4 Le Mans, 11.000 miglia, 10 targhe Florio, 2 campionati di Formula 1, 2 campionati sport prototipi DTM e una miriade di campionati nazionali di ogni disciplina sportiva. Quello spirito non si è ancora supito nel cuore dei suoi creatori e la speranza divampa. Sì, perché la speranza si attacca a tutto e anche nei momenti più difficili, più tristi, fra BSUV, ibride, 3 cilindri, si stringe attorno al futuro, affondando le sue radici nel passato, nella storia, facendoci sperare e sognare in un nuovo domani. In quel domani come lo vorremmo noi, plasmato dalla vera meccanica delle emozioni, con tutte quelle imperfezioni dell'uomo, con tutta la sua bellezza. Quando Zeus decise di punire gli uomini,
ordinò a Efesto di plasmare la prima donna mortale, Pandora, a cui tutti gli dei fecero un dono. Afrodite le donò la bellezza, Hermes le donò la curiosità e Zeus, per le sue nozze, decise di donarle un vaso, con l'ordine di non aprirlo mai. La curiosità però, si sa, è allo stesso modo dono e condanna. Così spinse Pandora ad aprire il vaso e in un attimo dal vaso uscirono tutti i mali del mondo. La malattia, la fatica, il dolore, la morte. Pandora fece appena in tempo a richiudere il vaso, ma ormai al suo interno era rimasta solamente una cosa: il peace, la speranza. Ed io, d'alfista, trovandomi come all'inizio di questa storia, ancora una volta in un museo, ma ora circondato da opere d'arte della tecnica, dell'ingegno umano, non posso fare altro che sperare, perché l'Alfa Romeo non può semplicemente svanire modello dopo modello. Non succederà mai. Gli uomini e le donne del Biscione che in 50 anni hanno realizzato queste, di generazione in generazione, hanno sempre tirato fuori nuove opere d'arte, come la Giulia GTA, la 33 stradale, la 4C. Mamma mia, la 4C! Come si può perdere la speranza davanti a un oggetto tanto bello, tanto semplice, tanto umano? E nonostante il mondo vada da un'altra parte, lo so, lo sento, io non posso fare altro che sperare. Il futuro di Alfa Romeo affonderà le radici nel suo mito. La corsa verso il domani, Alfa l'ha già vinta, correndo nel passato. Prova ad andare a vedere cosa hanno scritto quegli ignoranti sotto la parola alfa nel vocabolario. Prima lettera dell'alfabeto greco. Prima lettera dell'alfabeto greco! Ah, Alfa, la macchina. La prima auto che ho guidato non è stata un'Alfa, è stata la Fuego di mia madre. L'ho guidata per 4 anni prima di prendere la patente. Per fare pratica. Marco, quella non conta, dai. Sì che conta! Ma ho un'idea. Perché non ci mandi tua moglie a fare la revisione? Ma figurati se faccio guidare l'Alfa a Martina. Sarà simpatica, intelligente, gentile, ma è pur sempre una donna. Non c'è bisogno di fare tutte queste scene. Non stai mica salendo su una nave piena di impestati. Lo sai che quando guido un'auto che non è un'Alfa mi sento male, mi vengono tutte le bolle, sono allergico. Lo faccio, ma mi devo preparare per bene. Ma adesso che devi convertirti all'auto elettrica, cosa farai? Io non mi converto. Nella vita ho 3 certezze. L'uomo va a grappa, l'Alfa va a benzina e la donna va portata a letto. Ma non hai scelta. Le macchine a benzina non esisteranno più. Come non esisteranno più? Gli esperti dicono che entro il 2030 non ci saranno più auto a benzina. Ah. Secondo te se inizio a fumare e mangiare solo salumi riesco a morire prima?